Il Tour de France ha preso la decisione corretta? Gaviria, Balderston, Oldani, Gardegno, Castellón, Berwick, Molenaar, Leitao contro Groenewegen, Lafay, Kubica, Puls, Venturini, Townsend, Kopecky e Reinders. Queste sono le formazioni, definiamole titolari, di Caja e Unibet Rose Rockets. Sono gli 8 che con ogni probabilità sarebbero andati al Tour de France. Sulla Unibet ci sono meno dubbi, mentre i nomi certi per la formazione spagnola sono soltanto 3. Compariamoli facendo un'analisi in primis solo sulla parte sportiva, poi analizzeremo anche l'impatto mediatico e cosa può comportare una scelta di questo tipo da una parte e dall'altra. Gli spagnoli presentano come punta Gaviria, almeno sulla carta. Come status Gaviria è un corridore forte, ma sono troppi anni che non si esprime più ad alti livelli. Non ci va nemmeno vicino. L'ultima vittoria risale a 2 anni fa, ma era il Giro di Colombia. Mentre l'ultima vittoria del World Tour è di ormai 3 anni fa, nel 2023 al Giro di Romandia. L'ultima vittoria in un grande giro risale addirittura a 7 anni fa. Un'infinità. Era il Giro d'Italia 2019 e nel frattempo Gaviria ha fatto altri 7 grandi giri senza vincere. Sulla carta non è neanche vecchio, ha 31 anni, ma la sua epoca sembra ormai conclusa. Tuttavia ha un anno in meno della sua controparte nei Rockets, Dylan Groenewegen. Lui l'ultima vittoria l'ha ottenuta poche settimane fa alla classica Comunità Valenziana. Certo, non una corsa con un grande blasone, ma è importante iniziare a vincere per prendere confidenza e autostima. La sua ultima vittoria World Tour corrisponde anche all'ultima vittoria in un grande giro, 2 anni fa al Tour de France, battendo tra l'altro Girmay e proprio Gaviria, che comunque arrivò a podio. In ogni caso, Groenewegen in questo momento storico è molto più competitivo di Gaviria, quindi i Rockets partono in vantaggio. Per la classifica, o in generale per le tappe di montagna, la Caja Rural avrà Balderston, un giovane spagnolo di 25 anni che a me personalmente piace tantissimo. Molti di voi già lo conosceranno perché si è messo in mostra l'anno scorso alla Vuelta, arrivando 13°. Chiaro, non stiamo parlando di un fenomeno, però secondo me farà bene. A mio avviso dovrà puntare alle tappe o alla Poix, così potrebbe togliersi delle soddisfazioni. Poi, come altri scalatori, abbiamo Parra, che l'anno scorso ha fatto top 10 al campionato nazionale spagnolo e in gare minori come i giri della Repubblica Ceca e Slovenia. Abbiamo Castellón, che è giovane e ha risultati simili a Parra. Ha anche una top 10 alla Lulatura appena concluso, ma in virtù dell'età porterei lui. Poi c'è Gardegno, che si è messo anche lui in mostra alla Vuelta come Balderston, arrivando 14° proprio dietro al compagno di squadra. Come scalatore porterei loro 3 e li paragonerei magari a Lafay, Puls ed Eiking. Con i primi 2 il confronto è impietoso. Sono gli altri 2 della Unibet ad aver vinto una tappa al Tour de France nella loro carriera. Oltre a questo, Puls ha un curriculum clamoroso. La Liegi nel 2016, la tappa alla Vuelta, tappe nei giri brevi più importanti e la generale di 3 gare a tappe Pro Series. Chiaro che questi successi sono ormai datati. La sua ultima grande stagione fu il 2023, dove vinse appunto la tappa al Tour e alla Vuelta. In questo senso sono anche più curioso di vedere un giovane come Balderston confrontarsi nel palcoscenico più importante, anche perché a Puls manca solo la vittoria di tappa al Giro per completare la piccola tripla corona. Quindi in questo confronto la Caja Rural recupera credenziali. Per Lafay il discorso è diverso, è molto più giovane, ha 30 anni, ha vinto una tappa al Giro e una al Tour. L'anno scorso ha avuto una stagione opaca, finendo però in crescendo al Guangxi Tour. Nel video di presentazione alla Unibet ha dichiarato che voleva ritirarsi. Quindi lui sì che sono curioso di vederlo all'opera in questo nuovo contesto. Sono convinto che sarà rivitalizzato. I francesi poi avrebbero avuto Venturini e Townsend per le fughe. Il primo è esperto e in carriera è stato una sorta di velocista resistente, però nel contesto Rockets dovrà abbandonare questo ruolo, essendoci già 2 come Groenewegen e Kubica in squadra.
Secondo me potrebbe avere delle chance in fuga e poi far valere le sue caratteristiche veloci per vincere lo sprint ristretto. Chi sicuramente farà tante fughe è Rory Townsend, che l'anno scorso ha ottenuto la sua vittoria più importante in carriera proprio in fuga, la classica d'Amburgo. Classica perfetta per velocisti che incredibilmente però si fecero beffare dal campione nazionale irlandese. Dall'altra parte gli spagnoli avranno Berwick, che non è un fughista in realtà. Quest'anno è anche arrivato sesto al Tour of Oman. È quindi una sorta di scalatore, sicuramente non puro, ma in una fuga sulle montagne può far bene. Al Giro d'Italia 2023 fece esattamente così. Fuga in una tappa di montagna non durissima e terzo posto finale. Secondo me lui sarà selezionato. Veniamo agli ultimi 3 Rockets. Il primo lo conoscerete, ne ho già parlato su questo canale. Lukas Kubis. È il classico velocista resistente. Quindi le tappe piatte se le giocherà a Groenewegen, mentre in quelle più mosse saranno sue, specialmente se l'arrivo è in leggera salita. Dobbiamo dirlo, finora è un gran piazzato, già quest'anno ha fatto 4 podi e nessuna vittoria, ma è ancora giovane e avrà modo di rifarsi. Gli altri 2 sono Kopecky e Reinders. L'ultimo è stato preso apposta per tirare le volate a Groenewegen, di cui era compagno anche alla Jayco negli ultimi 3 anni. Sia chiaro, lo spunto veloce c'era anche lui, ma il ruolo è quello del gregario puro. Kopecky invece è un giovane interessante, arriva dalla Novo Nordisk, la professional forse più scarsa di tutto il World Tour, che però miracolosamente ha ricevuto la wild card per la Sanremo di quest'anno. Le caratteristiche di Kopecky sono quelle di velocista resistente, ma in generale sembra avere un gran motore e avendo solo 23 anni può ancora migliorare. Io principalmente me lo aspetterei in fuga nelle tappe mosse o in alcuni frangenti potrebbe sia provare ad anticipare il gruppo magari sui 30 km dall'arrivo oppure potrebbe mettersi al servizio dei 2 velocisti principali del team. La Caja Rural risponde con un olandese e un portoghese. Sembra una barzelletta, ma sono Molenar e Leitao, 2 ottimi velocisti a mio avviso. Non sono puri, ma anche in sprint di gruppo recentemente hanno fatto bene. Molenar terzo alla Marsigliese dietro a Cocar, mentre Leitao quarto al Trofeo Palma vinto da Marit. In carriera ha vinto anche gare discrete e ha partecipato già a 2 Vuelta in Spagna, senza però ottenere risultati. A dimostrazione che in realtà sia più un corridore da tappe mosse è il secondo posto al GP Miguel Indurain dell'anno scorso, vinto da Thibonès. Leitao invece si è distinto particolarmente nelle punto 1, vincendone 5. Questo sarebbe il suo primo grande giro. Ok, abbiamo analizzato i nomi delle 2 squadre, adesso però dobbiamo fare un ragionamento più ampio, ovvero perché secondo me il Tour de France ha fatto un errore colossale nell'assegnare la wildcard alla Caja Rural al posto della Unibet Rose Rockets. Le 2 formazioni le abbiamo viste, una è nettamente superiore all'altra, sia per appeal che per valore effettivo dei corridori attualmente in rosa. I motivi di questa scelta quindi sono principalmente 3. Il primo è la partenza dalla Spagna. Azò infatti voleva assicurarsi una squadra spagnola in più da avere alla grande par di Barcellona, ma questo secondo me non ha troppo senso, in quanto la squadra spagnola c'è già e la Movistar sicuramente è molto più seguita e amata della Caja Rural in Spagna. Quindi inserire una squadra di quella nazione solo per quella motivazione non ha troppo senso, anche perché la Unibet avrebbe schierato un corridore come la Fé, molto amato in Francia, che avrebbe potuto dare la zampata e far felici i francesi che sappiamo quanto, anche giustamente, tifino i connazionali e stiano incollati alla televisione per vedere le loro gesta durante il tour. Quindi il motivo della nazionalità, secondo me, è ingiustificato. Capisco che il passaggio della Unibet alla nazionalità francese è forzato e quindi di fatto non è una formazione transalpina, ma anche fosse stata una squadra olandese, il corridore francese che avrebbe potuto far bene ce lo avevano, oltre a Venturini, che a quel punto avrebbe fatto parte del roster. Il secondo motivo è lo sponsor dei Rockets, la Unibet. Sappiamo che Azò mal digerisce il gioco d'azzardo, giustamente direi, e non vuole che il Tour de France venga associato a siti di scommesse.
Questo punto potrebbe essere facilmente contestato dal momento che su tutti i siti di scommesse sportive si può scommettere sul Tour de France, ma capisco che avere una squadra che porta quel nome sia ben diverso e, potendo scegliere, Azov vuole starsene alla larga. L'ultimo motivo che potrebbe aver inciso nella scelta è la frizione pregressa tra il Tour de France e il Tour de Tietema. Infatti, il vero Tour aveva contestato a Tietema l'utilizzo di immagini senza averne diritto, spingendo la rimozione di diversi video dal celebre canale YouTube che faceva contenuti al Tour de France. Poi magari Aso non si ricorda neanche di questo episodio con Tietema, però per qualche motivo potrebbe aver inciso. In tutto ciò, Urbano Cairo probabilmente non sa neanche l'esistenza delle wildcard al Giro d'Italia, ma dovrebbe fare un sorrisone a 32 denti, perché al Giro ci saranno i Rockets, ovviamente insieme a Polti e Bardiani. Avere i Rockets, oltre ad essere interessanti a livello sportivo, perché presenteranno la formazione tipo, che come abbiamo visto contiene ottimi nomi, è interessante anche da un punto di vista di marketing e di attrattiva verso i più giovani. I Rockets infatti sono amatissimi da un pubblico giovane che li segue sui social e in un ciclismo che tende a non essere cool da seguire per un ventenne, questa spinta che hanno dato gli Unibet è fondamentale all'interno di una corsa di 3 settimane. Immaginate quanti contenuti social può realizzare una corsa che attirino pubblico esterno da convertire poi in appassionati. E se questi tifosi si appassionano guardando una determinata corsa, è più probabile che la riguarderanno anche l'anno successivo. In questo il Tour de France, sempre troppo sicuro di sé, ha toppato. E questo atteggiamento alla lunga verrà pagato dalla corsa francese. Ditemi se siete d'accordo con le mie argomentazioni, scrivetemi le vostre in un commento, io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video.